Parelli dice: una buona preparazione previene una cattiva prestazione. Oggi vedremo come far passare la paura della palla a un cavallo. Io sinceramente non so questo cavallo com'è che reagirà, è la prima volta che lo sottopongo alla palla. Non credo che abbia troppa paura, probabilmente quando magari comincerò a fare qualcosa di più importante è possibile che si impaurisca. Lei è Magnolia e è da qualche mese che è qui con noi, ci stiamo lavorando, è la cavalla su cui sta lavorando prevalentemente mia moglie, ma per adesso non è mai provata la palla. Ok, se avete visto i miei video precedenti vi ricorderete che una delle cose importanti da fare è prima di tutto dotarsi di una corda lunga, almeno 7 metri, questa è una corda Parelli da 7 metri, e poi cominciare a andare via con l'oggetto del terrore dalla cavalla, non verso il cavallo. Ok? Adesso mi muoverò un pochino in giro, voi potrete vedere, cercando di capire qual è lo stato d'animo del cavallo. Da cosa lo capirò? Lo capirò dalla posizione della sua testa, dagli occhi, se saranno sgranati si vedrà il bianco dell'occhio, e dalla respirazione. Voi probabilmente non sentirete, almeno la respirazione sono sicuro che non la sentirete, però per me è importante quella perché varia in funzione dello stato d'animo. Anche se apparentemente il cavallo potrebbe essere definito calmo, non è detto che lo sia, e ci sono altri parametri, alcuni ve l'ho già detti, che ci fanno capire se possiamo andare avanti, se possiamo usare di più. Siamo su, vi ricordate nei precedenti video, se siamo sull'arancione, quindi non verde, non rosso, semaforo arancione, ok? Allora, intanto inizia a palleggiare un pochino là e cosa fa? Se lei riesce a muoversi verso la palla, la stimolo un po' e guardo se lei riesce a venire verso la palla. Ok, vediamo un po', Ok, in questo caso mi sono fermato perché la cavalla è venuta molto vicina a me, quasi a toccare la palla. Adesso voglio vedere se riesce ad esempio ad annusarla, ora che è ferma. Vedete, la cavalla guarda ovunque all'infuori della palla che è proprio sotto il suo naso. Si introverge un po', chiude un po' gli occhi. Cerco di stimolarla un pochino. Ok, provo a vedere se riesco a consigliarla su quello che vorrei che facesse. Quindi mando un pochino indietro e un pochino avanti, e quando mette il naso o è vicino alla palla gli do rilascio, ok? Come vedete in questo momento lei non riesce a metterci il naso sopra e mi guarda, mi fa una domanda, ma non riesce a metterci il naso sopra, quindi io continuo nuovamente a chiedergli un pochino di attenzione sulla palla. Eccola, toccata, per me è sufficiente. Quindi cerco di creare una buona sensazione in lei. Okay? Qualcuno di voi potrebbe pensare: questa cavalla non gliene importa nulla della palla. Sì e no, nel senso che, come vedete, lei all'inizio la evitava, e questo è un segno che ci fa capire che probabilmente qualcosa non va, o almeno non è confidente con la palla, magari non ha così tanta paura, ma neanche è contenta di essere vicina alla palla. Continuiamo, Quindi di nuovo rilascio quando è vicino alla palla, ma voglio che metta il naso sulla palla. Mi creo un po' di scomodità quando non fa quello che dico io. Ecco, questo mi piace perché ha abbassato la testa e mastica. Ha abbassato la testa di fronte alla palla e mastica. Però ancora non riesce ad annusarla. La tocca? Sì, la tocca. Buono, questo mi piace molto.
adesso vorrei qualcosa di più, ok? Vado a prendere la palla e questa volta mi avvicino a lei facendola rimbalzare, vediamo cosa fa. Ok, questo è buono. Ok, anche questo è abbastanza buono. Vediamo cosa fa se provo a toccarla. Sembra che non gli interessi più di tanto di questa palla, apparentemente. Ok, interessante. Ok, la respirazione sta cambiando e quindi faccio ritirata, cioè non aspetto che ci sia il problema, prevengo e faccio approccio e ritirata, quindi via da lei fino a fare movimenti e di nuovo verso di lei. Faccio qualcosa di più importante, vedete, alza un po' la testa, ancora un po' di più, ma non voglio che trovi una soluzione spostandosi, ok? Quindi l'ho portata un po' sulla soglia dell'arancione, ma non sul rosso, ok? Adesso riprovo. Ok, faccio sempre qualcosa di più importante, molto meglio perché non ha cambiato niente rispetto a quando ce l'ho messa. Ok, vediamo se riesco anche a toccarla e a rimbalzarci sopra. Ok, adesso andiamo dalla parte di là. Via da lei, verso di lei. Ok, sposto la cavalla da questa parte, così non dobbiamo riprendere contro sole. Sposto la cavalla, ecco, carezzo, muovo. Da questa parte vado un pochino più veloce perché di là più o meno ho visto il suo comportamento e di qua, essendo a sinistra, presumo che potrebbe anche essere meglio. Ok, ok, vedete, cerco di passarla un po' sul collo, un po' sulla groppa e un po' sulla schiena. E anche qui palleggio, tac, palleggio, palleggio. È chiaro, se il cavallo avesse avuto molta più paura e fosse scappato via appena mi avvicinavo, dovevo trovare la soglia e fare approccio e ritirata, e magari avrei passato molto più tempo prima di arrivare a toccarla. E quando la toccavo probabilmente l'avrei toccata prendendo la palla in mano qua e portandola piano, prima vicino alla spalla ad esempio, oppure anche prima semplicemente porgendola al naso. Ci sono dei cavalli che hanno veramente molta paura e quindi magari devo spendere più tempo lontano e magari non far palleggiare la palla troppo in alto, magari farla solo muovere il rasoterra. Dovete imparare a capire qual è la soglia del vostro cavallo e giocare un po' sulla soglia fino a che lui la infrange, vi fa avvicinare un po' e magari la nuova soglia è più vicino e poi magari la nuova soglia è più vicina ancora. Avete sentito adesso che la cavalla ha fatto? Questo è un buon suono perché vuol dire che lei comincia a rilassarsi
con la palla vicino. Quindi non avere paura, non è detto che quello che noi vediamo sia realmente non aver paura, magari è tensione interna, magari è qualcosa che lei non vive in maniera particolarmente bella adesso, ma piano piano anche lei si sta cominciando a rilassare, perché capisce che questo non è un oggetto che almeno in mano mia la può mettere in pericolo, ok? Ovviamente adesso faremo un altro passaggio, vi faccio vedere velocemente, è chiaro che magari su un altro cavallo ci può volere molto più tempo. L'altro passaggio qual è? Di nuovo metto la palla sulla groppa, ma questa volta la faccio passare dalla parte di là. Questo è un momento in cui dovete fare molta attenzione alla corda, dove siete voi e tutto quanto. Perché? Perché il cavallo, quando vede apparire la palla dalla parte di là, potrebbe scartare verso di voi, ok? Quindi dovete fare attenzione, potrebbe venire da questa parte, se io sono lì e non sono pronto potrebbe venirmi addosso e farmi male, quindi dovete fare sempre molta attenzione. Possibilmente, come ripeto tutte le volte, le prime volte fatevi seguire, fate un corso, magari un corso Parelli, che forse è anche meglio, e fatevi seguire da un buon istruttore, che vi possa veramente dire: adesso sei in sicurezza, adesso è facile che tu ti faccia male. Quindi con Magnolia io per oggi avrei finito con la palla, e nel prossimo video, che adesso noi facciamo di seguito, invece vedrete come affrontare lo spray antimosche.